Negli ultimi giorni in cui tutti sanno tutto, ci stanno raccontando a tutti degli investitori che vogliono KTM, addirittura con le cifre che potrebbero mettere. Questi investitori non sono altro che Bajaj, che ha il 49%, ECF Moto, che produce per KTM in Cina e da KTM viene distribuito in Europa e viceversa. A questo si aggiunge il fondo Fountain Invest, per non parlare di Lewis Hamilton che non si sa per quale motivo dovrebbe tirar fuori dei miliardi. Insieme a queste scoperte vengono raccontate delle cazzate di tipo fantoziano. A tutti è sfuggito però, secondo me, un investitore davvero possibile legato proprio a Pirer, che KTM potrebbe davvero prendersela tutta così, e ci sono dati oggettivi che lo dimostrano. Volete vedere un po' di cazzate e un po' di cose possibili sul salvataggio di KTM, incluso l'investitore sorprendente che è Mercedes? Dai. Ciao da Mr. Helmet, continuiamo il nostro viaggio nella vicenda di Pirer Mobility KTM, un viaggio a tratti, devo dirlo, vergognoso, dove ci sono veramente dei servi che prima hanno minimizzato e deriso chi faceva informazione e poi si sono buttate su questa cosa del salvataggio, come se fosse una cosa, una gara, che ci fosse veramente un gruppo di persone che sgomitano per salvare KTM. Non è così. Vi ricordo una cosa importante: nessuno sa assolutamente nulla perché le decisioni verranno prese dai creditori guidati da Peter Vogel. Non sono Pirer e KTM che decidono, e questo rende veramente ridicole le dichiarazioni di Bayer e di KTM stessa, e poi capirete perché ne fanno così tante di dichiarazioni a volte fantascientifiche, perché ve lo spiegherò. La seconda cosa che vi ricordo è che se volete supportare una stampa indipendente, davvero indipendente, vi piaccia tutto quello che facciamo o no, non schierata e che non inventa, potete supportare Mr. Helmet e i siti indipendenti se ce ne sono. Parlo per me. Mettete un bel like, iscrivetevi al canale e supportatelo con abbonamenti e donazioni se volete. Da me non ci sono contenuti pagati o redazionali, e per fare questo lavoro ci vogliono delle risorse, vedete voi, ok? Potete farlo, potete anche non farlo. Bene, allora parliamo subito degli acquirenti che starebbero sgomitando per comprare e salvare KTM, ok? Io so da dove spunta Hamilton, ok? Dalle dichiarazioni di Bayer su Speedweek. Il sito tedesco Speedweek, lo voglio chiarire, è di proprietà di Red Bull e insieme a KTM, e fa questo tipo di politica come fosse l'organo di un partito, anzi molto molto di più. Tutto quello che scrive Speedweek è su ordine Red Bull e KTM, ok? Attendibilità per me, mia opinione, zero. Ok? Ogni volta che leggete Speedweek ricordatevi di chi è il giornale. Sono quelli che negavano l'acquisto di MV e sono quelli che negavano la crisi di Pirer Mobility fino a praticamente a novembre. Addirittura negavano Razgatlioglu in BMW perché c'era Redding. Questo vi dovete ricordare con chi avete a che fare. Ok, in Austria secondo me non si rifila a nessuno, però raccontano delle speranze, e allora i siti italiani le riprendono pari pari, senza cambiare niente, prendono gli articoli e li buttano dentro come fossero quasi roba loro. Pochi citano le fonti, sarebbe bene perché così si salverebbero. Va bene, la news di Hamilton è una news mai confermata, ve lo dico, mai. Non esiste. Hamilton vuole un team al limite. Come potrebbe salvare KTM non si sa. Bayer ci parla, Pete Bayer, quel signore in sedia a rotelle che è il capo delle corse in KTM, per distinguerlo da Pirer perché i nomi si assomigliano un po'. Bene, e ci dicono che Bayer ci parla, che si dicono che Bayer conta meno di Pirer, il quale al momento è esautorato, nessuno lo sa. E infatti la news di Hamilton è durata come una scorreggina nella galleria del vento, anche meno, quindi forse Hamilton comprerà un team, forse, ma non sarà lui a salvare KTM. Ok, non ce li mette i miliardi, state tranquilli. È una news affascinante, fa scrivere, fa cliccare i bimbi minchia, ma è una news che non esiste. Gli altri acquirenti, bene, Bajaj è possibile perché ha il 49% di Pirer Mobility Bajaj AG, ma dovrà fare un'offerta e non c'è l'offerta, non mi risulta, non c'è nessuna offerta, non c'è stata.
sempre gli stessi che parlano di numeri e cifre, ma non risultano. È solo possibile che Bajaj sia acquirente, ma non ha fatto nessuna offerta. Inoltre c'è poco da festeggiare se Bajaj comprerà KTM, perché nel caso verrà spostato tutto in India, quel poco che è rimasto. Adesso tutti parlano di delocalizzare come di una cosa normale, no? Però quando su Mr. Helmet abbiamo detto che per salvare KTM bisognava chiudere in Austria, perché questo vuol dire delocalizzare, chiudere, ok? È un nome gentile per dire chiudere. Tutti mi avevano insultato, ok? Era l'8 novembre, guardate. Brutta, gli analisti sono spietati, non io che ho la passione delle moto, che mi piacciono queste cose, ma gli analisti puri che guardano i numeri. I tagliatori di teste, i giardinieri, i tagliatori di rami secchi dicono una cosa molto brutta, che se KTM si vuole salvare deve chiudere, deve chiudere in Europa e produrre solo dove costa poco e ci sono i margini, quindi Cina, India, magari Brasile. Deve lasciare in Europa soltanto la ricerca e sviluppo e il design, sperando che non sia Kiska, ok? Era l'8 novembre e tutti dicevano che ero pazzo. Va bene, non importa, ma questi erano i rimedi classici dal punto di vista delle politiche economiche di rimedi. Va bene. Ve lo ripeto, se quelli di KTM parlano di offerte, dialoghi, proposte, non dicono la verità. Non è a loro che vengono fatte le offerte, ma ai creditori, ok? Bene, stesso discorso per CF Moto, che fra l'altro poi dovrebbe mettersi d'accordo, non si capisce come, direttamente con gli indiani appena nominati che hanno già il 49, altrimenti non sarebbero padroni di nulla. Anche da loro non mi risultano offerte. Ok? E poi c'è Fountain Invest, che è un fondo cinese, che però è un fondo, attenzione, che ve lo dico in maniera netta, non si è mai occupato di questo tipo di business. Lo dice Der Standard, che è quello che porta fuori questa notizia in Austria. Fountain Invest ha posseduto e possiede aziende di pellet, marchi sportivi tipo Atomic che fa gli sci, Salomon, Wilson, le racchette da tennis, ha altre situazioni dell'e-commerce, è stato dentro Tencent, è stato dentro Alibaba, è entrato e uscito velocemente. Ha come caratteristica quella di entrare e vendere velocemente per guadagnare, ok? Non ha mai comprato fino ad ora delle aziende indebitate, quindi non è che io non ci creda, ma non è nella sua natura. Poi mi piacerebbe che quando uno cita un potenziale acquirente vada anche a guardare quello di cui questo acquirente si occupa. Lo ha fatto Dan Standard, non l'ha fatto nessuno dei siti italiani che lo ha citato. Va sempre tutto bene, ok? Non è nella natura di Fountain Invest fare questo tipo di ingresso e non è nel suo business, quindi va bene. Non capisco io, poi magari mi sbaglio, come si possa dire che Bajaj, CF Moto e Fountain Invest sarebbero d'accordo nel mettere insieme 700 milioni. È una cifra che spunta così e non capisco da dove, forse perché quello è quello che servirebbe per coprire i costi di breve medio periodo, allora li dovrebbero mettere, siccome mancano quei soldi lì, che sono un terzo dei miliardi da pagare, allora forse hanno deciso che devono mettere quella cifra lì. A volte dicono 750, in che modo, in che proporzioni, non è chiaro, per fare che cosa, con quale tipo di politica, con quale tipo di strategia, visto che i fondi, lo sapete, comprano per ristrutturare e rivendere. Nessuno compra per perderci e metterci subito dei soldi insieme ad altri due, non si capisce. Perché un fondo cinese che non si occupa di motociclette e di produzione e che fino ad ora ha fatto business solo con dei cinesi dovrebbe entrare in società con due società di cui una indiana, non l'ho capito. A me sembrano ipotesi come quelle che si possono fare al bar, però le cifre non capisco da dove spuntino. Se qualcuno me lo spiega, sono ben disponibile. Tenete conto che queste informazioni sugli investitori KTM le fa uscire perché è la sua idea di salvataggio. Ci sono due idee di salvataggio. Una di KTM che avrebbe teoricamente incaricato Citibank, ok? Per far esplorare gli investitori, e poi c'è quella di Peter Vogel, che è il curatore fallimentare, non è proprio il nome corretto, però per riassumere, che preferisce ristrutturare l'azienda vendendo gli asset e pagando i creditori, così vorrebbe lavorare Vogel. Ecco perché voi leggete tanta pubblicità su tutti questi investitori, perché è
Pirer KTM che fa uscire queste notizie. Il sito Der Standard lo spiega, gli italiani a libro paga non lo spiegano, che è lo stesso motivo per cui è uscita fuori la storia che Boston Consulting Group avrebbe detto che il mercato sarà florido nei prossimi anni e quindi conviene comprare KTM, ha deciso il Boston Consulting Group. Ma ai creditori questo non interessa, ai creditori interessa prendere i soldi, non fare i soldi perché nei prossimi 5 anni il mercato sarà florido. Come vedete è KTM Pirer Mobility che fa uscire queste notizie e spinge la stampa compiacente a amplificare queste notizie, e sono tutte, come vedete, fantascientifiche da Hamilton in giù. Va bene? E adesso è il momento delle cazzate, quelle vere, le puttanate di tipo fantoziano. Ormai quando leggo come rivelato da Pete Byrer a Speedweek, so che parliamo di fantascienza e quindi di desideri, di chi però non ha nessuna voce in capitolo, non ve lo dimenticate. Ci sono anche altri siti che si comportano in modo simile, non lo so, GP1 per esempio ha dentro Wiesinger, che è l'ex direttore di Speedweek, che guarda caso diceva che era tutto a posto 3 ore prima che Pirer consegnasse i libri in tribunale. Quando leggo queste cose penso, ma è una mia opinione personale, che sono scritte su input di Pirer Mobility e KTM per far girare delle notizie o per farne uscire altre o per fare del framing, cioè di prendere un pezzo della situazione e ingrandirlo per non parlare della parte veramente brutta. Questo è il framing in comunicazione e in un certo tipo di stampa si usa, anche se fa un po' ridere nel 2024. Va bene, parliamo per esempio, faccio un esempio perché sennò poi non è chiaro, della news fatta uscire di questo, che parla di questo generosissimo Pirer che ha deciso di mettere, poverino, in vendita le sue proprietà, mettendosi proprio le mani in tasca e quindi rinunciando alle sue proprietà immobiliari e quindi metterci dei soldi di tasca sua per salvare la baracca. Molto nobile, la notizia è vera, ma è già del 20 dicembre, non è di qualche giorno fa. La sua società immobiliare Immoreal faceva già parte di quell'elenco di società elencate dai creditori a Peter Vogel nella relazione del tribunale di Ried, cioè quella che parlava di abbandonare la MotoGP, la Moto2 e la Moto3, 2 righe sopra diceva verranno svendute le case. Quindi non è, cioè io ve la faccio vedere, eccola qui. Ok? Non è una decisione di Pirer, è semplicemente una delle tante società messe in liquidazioni. Gli vendono le case e basta, non decide lui, ok? Parliamo poi della puttanata più grande che ho sentito nelle ultime settimane, i 100 punti di Byrer per salvare la KTM. Abbiamo un piano, 100 punti di Byrer, articolo su Speedweek di Ivo Schutzbach, ok? Sembra l'imitazione di Guzzanti quando faceva Tremonti che aveva i piani, ok? Anche questa è una buttanad, salta fuori dal sito appunto schiavo di KTM Red Bull, Speedweek, che è praticamente l'ufficio stampa di Pirer. Io tutte le riviste riprendono questi 100 punti, ma ne riportano solo 3. Attenzione, il primo, abbiamo avuto quest'idea di risparmio, abbiamo ridotto 12 piloti. Secondo punto, questo è geniale, faremo le trasferte con camere doppie. Sembra una cosa da poco, ma è da questo che inizia il risparmio, se ne accorgono adesso. E poi il terzo, che però è un punto che compare e non compare, chiederemo aiuto agli sponsor e alcuni hanno già deciso di aumentare il loro supporto. Allora, il primo punto mi sembra una scelta obbligata. Non hai soldi e prendi pochi piloti. Okay. Il secondo punto, quello delle camere doppie, mi sembra una stronzata, mi sembra una goccia del mare, te ne accorgi adesso, non so, adesso pensi di risolvere i tuoi problemi così con le camere doppie, va bene. Il terzo, ok, va bene, questi sponsor che ci danno più soldi, però diteci quali sono questi sponsor, perché a me risulta che l'unico sponsor grande sia Red Bull e Red Bull ha detto addirittura di aver in previsione delle riduzioni del budget. Invece i nomi degli sponsor non spuntano, perché non esistono. Se fosse vero, ci direste quanto hanno aumentato il budget e quali sono questi sponsor. Invece questi sponsor non esistono, perché ve lo garantisco io che non esistono, altrimenti ci direbbero lo sponsor X, Y e Z hanno deciso di aumentare il budget. Chissà poi di quanto dovrebbero aumentarlo per pagare i 100 e passa milioni che sono stati spesi, che servono per fare le gare, va bene? Ah, una cosa molto importante, voi eravate preparati ad ascoltare 100 punti? Non ci sono. Nessuno ha traccia degli altri 97 punti miracolosi, ma se sono come questi tre sono delle puttanate micidiali, ok? Allora, ancora una volta,
da una parte questi non sanno nemmeno inventarsi le cose e dall'altra le riviste come Moto.it, GP1, eccetera, riportano pari pari l'articolo di Speedweek scritto da Schutzbach, ma non si fanno domande e non mettono in discussione mai niente. Cioè io ho capito che non sono informazioni vostre, cari GP1, Moto.it e altri siti minori, che ne so, boh, non mi viene in mente niente. Ho capito che non sono informazioni vostre, però come giornalisti 2 righe sul fatto che sta roba non sta in piedi e che di questi 100 punti ne mancano 97, non lo scrivete? Non chiedete scusate dove sono gli altri 97 punti? Non dite scusate è un po' pochino fare le camere doppie o le triple con il lettino aggiunto, non lo so. Cioè, ma che giornalismo è? Ricordatevi voi che guardate i video e che leggete gli articoli, che tipo di interlocutori avete dal punto di vista delle informazioni quando state per cliccare questi siti. Io ve lo dico, vedete voi. Mai ho suggerito cosa non leggere, però posso permettermi di dirvi, ricordatevi alcune cose. Ok, tutto quello che abbiamo elencato fra acquirenti e programmi sono ipotesi, ok? Ipotesi. Nessuno può darvi come certo un determinato acquirente, una cifra, eccetera, perché queste cose non le sa nessuno. Allora, alcune ipotesi sono possibili, plausibili, perché lo dicono i libri, lo dicono gli assetti societari, no? Bajaj, per esempio. Altre sono fantascientifiche, tipo Elon. Altre sono veramente delle puttanate da mancanza di ossigeno in montagna, cioè siamo al delirio, proprio all'allucinazione competitiva. E allora, visto che sono ipotesi e deduzioni logiche, tanto vale che vi dia anche l'informazione che invece ho ricevuto io da un insider, ma che comunque avevo già anticipato in passato. Però prima vi chiedo il supporto ad un amico e vi metto anche il jingle. Allora, 10 dispositivi, ragazzi. Privacy, sicurezza online sono le cose più importanti quando navigate, a parte quella di avere informazioni sicure, anche il fatto che non vi violino gli account, non violino la vostra privacy, la vostra segretezza e la vostra sicurezza. Wifi pubblici in viaggio, ad esempio, non sono le connessioni più sicure. Con NordVPN state più tranquilli. Oppure vi mandano un messaggino, un sms o un messaggio su WhatsApp, un link e voi lo cliccate, perché è facile cadere in trappola quando siete di fretta o avete mille cose da fare, perché le truffe sono sempre più avanzate. Non cliccate niente, fate i furbi, ma sappiate che NordVPN ha una funzione che vi protegge da questi siti pericolosi e dai malware, e che per sbaglio potreste scaricare delle cose che non funzionano, ma c'è NordVPN. 10 dispositivi, quindi PC, cellulare 2, cellulare di vostra moglie, tablet, smart TV, tutto quello, computer fisso della nonna, tutto quello che volete, andando su nordvpn.com slash Mr. Helmet, guardate qua, nordvpn.com slash Mr. Helmet, vi fate un'idea di quello che vi aspetta a livello di benefici se scegliete i vari piani. Ce ne sono diversi per lunghezza di periodi e per, diciamo così, completezza, per poter navigare tranquilli. Ok, andate su NordVPN e prendete il coraggio di fare una cosa che non avete mai fatto prima per un bene che sembra non tangibile, ma che vedrete sarà tangibilissimo. Va bene. Allora, adesso vi parlo di un altro potenziale acquirente, che è Mercedes. Mercedes. Guardate cosa avevo tirato fuori a ottobre. Guardate. Da non escludere un intervento di Mercedes, questo lo dico perché Stefan Pirer, no, è membro da qualche mese del consiglio anzi da un po', dal consiglio di amministrazione di Mercedes, che potrebbe avere finalmente realizzato il suo sogno di marchio motociclistico dopo i tentativi di acquisizione. In realtà l'acquisì, ma durò poco, di MV Agusta, però non direttamente come Mercedes, ma come AMG. Ed è vero che
Pirer è membro del CDA di Mercedes. Allora, a febbraio 2023 veniva annunciato come sostituto di, adesso non mi ricordo come sì, va bene, come sostituto del signor Sari Baldauf, ok? Non me lo sono ricordato, l'ho letto, come avete visto la faccia storta, di Sari Baldauf, e annunciavano lo annuncia il sito Mercedes-Benz Group, e Mercedes-Benz il doppio ruolo di membro di CDA, nel CDA di Stefan Pirer con tutte le sue attività. Veniva confermata la cosa anche sulla newsroom di Pirer Mobility, che ci diceva che Stefan Pirer diventava membro del supervisory board di Mercedes Benz AG e membro del supervisory board di Mercedes-Benz Group AG, ok? Quindi Mercedes potrebbe essere interessata alle moto, dicevo io a ottobre, mi pare, ma dovete sapere che Mercedes è controllata da Daimler, che a sua volta è controllata da Geely. Vi faccio vedere cos'è Geely. È un'azienda che possiede un sacco di cose, partendo da sotto, possiede 5 istituti universitari, 4 diciamo istituti di finanza e digital technology, 3 diciamo aziende che fanno mobilità e servizi di mobilità, autodromi e speed park, dopodiché possiede aziende aeronautiche che fanno aerotaxi, elicotteri e altre cose, e soprattutto, che è la cosa che interessa di più a noi, possiede Benelli e QJ, sì, proprio loro, i QJ, quelli che fatti arrabbiare da Gresini, ma poi tutta una serie di aziende che fanno veicoli commerciali, camion, gru, veicoli di emergenza, veicoli di trasporto pesante, fino ad arrivare all'automobilismo sportivo con Lotus Car e Lotus Engineering, ma poi anche Volvo, Polestar, Geely, che in Cina vende come 4 case europee da noi, Lynk & Co, la Smart, e queste sono soltanto le aziende controllate, perché poi fra le partecipate abbiamo tantissime aziende come Aston Martin, ma soprattutto Daimler, e che controlla Mercedes, eccetera. Quindi se voi volete guardare che chi è Ghili e cosa fa, guardate la live, quella che abbiamo fatto con Bologna su QJ, e insomma vi fate un'idea della cosa, di come è andata, ok? Quindi è un'azienda che possiede anche, ha comprato anche aziende recentemente in Italia, la Menarini degli autobus, e quindi decine di altri brand. E quindi questa non è un'azienda estranea al settore. Ora, i complottisti potrebbero fare 2 più 2, tutti furbi, e pensare che Pirer, che siede da un paio d'anni nel CDA di Mercedes, potrebbe aver favorito il passaggio di informazioni o addirittura il divenire di alcune attività, no? Ci sono quelli che dicono è stato tutto organizzato, un crollo così, non era possibile. Guarda, non sta a me dirlo e pensarlo, e soprattutto se non lo posso dimostrare non lo direi mai, e quindi non mi permetto. È un'ipotesi, ma insomma mi sembra sarebbe veramente una roba molto illegale, però di fatto lasciatemelo dire, perché non credo che sia vietato dirlo, è che dal 2023, da quando Pirer Mobility ha iniziato a crollare, che Pirer è membro del CDA in Mercedes. Insomma, adesso a parte gli scherzi, non mi meraviglierei se Geely, che è già leader nell'elettrico, nella mobilità elettrica in Cina, ma anche in Europa, perché con le batterie a equipaggio smart, e poi c'è Polestar, e poi c'è Lynk & Co, insomma, è già leader nell'elettrico e nel diesel, volesse chiudere il cerchio diventando il primo polo motociclistico europeo, perché tutti i brand di KTM più Benelli, QJ, eccetera, farebbe diventare veramente quest'ultimo un polo europeo gigantesco per numeri, per brand, per espansione e tutto il resto. Questa notizia è quella che io ho. Attenzione, riassunta: Geely potrebbe essere interessata a entrare in KTM e chissà quali altri marchi di Pirer Mobility direttamente o tramite Mercedes, per favorire altri marchi suoi motociclistici controllati, sviluppandoli, facendo le sinergie
e tutto il resto, ok? Ho cercato anche di darvi delle spiegazioni e delle motivazioni. Ditemi voi cosa ne pensate di questa cosa e ricordatevi di supportare Mr. Helmet. Mi fanno molto piacere i vostri commenti, se sono civili, motivati e non, come posso dire, da complottismo estremo, ok? Va bene? Ciao da Mr. Helmet e grazie e buon anno.